Ciao e benvenuto in questo nuovo video dove faremo una recensione del microfono Shure SM58. Iniziamo! Allora, siamo qui oggi con il mitico, fantastico, incredibile Shure SM58, che è questo microfono qui. È un microfono leggendario, un microfono storico che non necessita di chissà quante presentazioni. Mi interessava farti sentire come suona, perché anche per i podcast, nonostante questo sia un microfono utilizzato quasi esclusivamente o comunque soprattutto per applicazioni dal vivo, perché grazie alla sua capacità di rigettare tutti i suoni che provengono dai lati, però può essere anche usato per fare podcast ed è uno strumento sottovalutato per fare podcast, perché spessissimo si tendono a comprare microfoni super costosi quando in realtà questo microfono che costa 100 euro più o meno funziona veramente benissimo, come stai ascoltando. È un microfono dinamico, quindi vuol dire che non necessita di alimentazione phantom. È un microfono cardioide, significa che prende tutto ciò che arriva di lato e soprattutto davanti, rigettando tutto ciò che arriva alle spalle. In questo momento questo microfono è collegato a un Rodecaster Pro e non è applicato nessun tipo di effetto. L'unica cosa che farò in post-produzione sarà quello di dare un livello audio normale, diciamo, per i video su YouTube e però tu vedi qui che c'è uno spazio per un secondo microfono. Che cosa farò? Comparerò questo microfono con un altro microfono molto più economico, un microfono che tra l'altro hai già ascoltato sul mio canale, però mai in comparazione con lo Shure SM58. Quindi proveremo a vedere se lo Shure SM58 vale la pena di essere acquistato, quindi investire 100 euro, o un microfono molto più economico può andare bene lo stesso. Ma parliamo dello Shure SM58. Allora, questo microfono, come puoi ascoltare, è un microfono che suona veramente bene. È un microfono che suona veramente bene ed è un microfono che non è totalmente flat, ma diciamo restituisce una timbrica leggermente più scura. Non so se riesci a sentirlo. Ovviamente ti consiglio, come in tutti i video nei quali faccio recensioni o comunque testiamo i microfoni insieme, di utilizzare delle cuffie. Migliori sono le cuffie, più sentirai le differenze e questo video ti aiuterà a capire appunto se questo è il microfono adatto a te o meno. Quindi ti dicevo, questo microfono sta entrando nel Rodecaster Pro, non c'è applicato nulla ed è effettivamente quello che stai sentendo. Provo a spostarmi di lato al microfono per farti sentire come questo microfono di lato prende sempre meno. Provo ad allontanarmi ancora di più. In questo caso dovresti non riuscire a sentire quasi nulla perché mi sono allontanato tantissimo. Torno qui di lato e pian piano, mentre mi muovo, ascolti la mia voce sempre meglio. È inutile fare il test anche dall'altro lato perché ovviamente è uguale. Questo perché? Perché ha un diagramma polare cardioide. Ok. Ora proviamo ad mettere sopra questo microfono un normalissimo filtro antipop, una spugna. Io adesso abbasso il volume per non crearti troppo fastidio. Faccio subito. Ok, ci sono. Spero di non averti danneggiato le orecchie. Ora puoi sentire con una normalissima spugna, una di queste qui anche abbastanza economiche, come questo microfono rigetta le plosive. Pizza, pizza, peperoni, peperoni, pizza, pizza, peperoni, podcast, podcast, podcast. Senti un po' come effettivamente vengono bloccate tutte le plosive. Quindi puoi ottenere sicuramente un suono decente già in partenza semplicemente aggiungendo questo filtro che costa forse 6-7 euro, una cosa del genere. Comunque ti metto il link in descrizione anche di questo, oltre che del microfono. Bene, ti dicevo quindi che questo microfono è un microfono sottovalutato proprio perché spesso si tende a spendere un sacco di soldi o comunque a preferire per far podcast dei microfoni a condensatore. Microfoni a condensatore che, per carità, magari sono anche più belli, a qualcuno possono piacere di più, ma
Il microfono a condensatore, come probabilmente avrai già sentito all'interno dei miei video, è un microfono che necessita di una particolare attenzione nel trattamento acustico, perché i microfoni a condensatore sono più sensibili rispetto ai microfoni dinamici e quindi prendono tutti i rumori e i suoni, anche quelli che tu non vuoi. In questo momento io sono in un ambiente acusticamente trattato ma poco, c'è della spugna dietro di me, davanti a me, su un lato, ma il soffitto è molto alto, per cui sicuramente c'è del reverbero, ma va bene. Ho preferito registrarli in questo ambiente, non nel mio studio, quello piccolino, chiuso, perché voglio che questo sia quanto più vicino alla situazione che hai tu a casa o nel tuo studio, ok? Quindi magari un po' di reverbero, capisci anche quanto rientra all'interno del microfono. Io, come puoi vedere, sto parlando molto vicino al microfono, perché i microfoni dinamici non hanno una grande sensibilità, per cui mi sto avvicinando. Su questo microfono non ho montato nessun mic booster. Di solito ho il CT1 della Clark Technic, che se vuoi trovi nel mio canale come recensione. Non sto usando niente, quindi questo è il volume che tu senti dentro il Rodecaster Pro. Quindi non c'è niente. Bene, adesso passiamo all'altro microfono. Bene, ecco, ho appena montato il Behringer XM8005 Ultra Voice, un microfono che è già visto nel mio canale, perché ho fatto un tutorial su questo, sul Behringer SL75C, e l'abbiamo paragonato insieme al Rode PodMic. Benissimo, adesso hai la possibilità di ascoltarlo comparato con lo Shure SM58. Adesso vedrai che durante il video si alternano delle scritte, perché effettivamente è il microfono che stai ascoltando in quel momento. Io sto parlando in entrambi i microfoni, stesso cavo, stessa regolazione all'interno del Rodecaster Pro, nessun effetto applicato, stessa spugna, stesso cavo, stessa distanza dalla mia bocca, quindi assolutamente una situazione quasi perfetta. Bene, puoi renderti conto della differenza dei due microfoni. Ora, io non voglio darti giudizi, perché poi sarebbero soggettivi, perché il giudizio che potrei darti è quello sulla mia voce, che è probabilmente diversa rispetto alla tua voce. Ok, questo microfono qui costa 15 euro, 20 euro più o meno, questo qui costa 100 euro, quindi la differenza c'è, perché 5 di questi fanno il costo di uno solo di questi. Allora, come costruzione lo Shure SM58 è indistruttibile, è effettivamente indistruttibile. Anche questo però, il Behringer è abbastanza solido, hanno il corpo in metallo, entrambi sono belli pesanti, cioè percepisci di avere un microfono, uno strumento in mano. Ovviamente la differenza c'è. Immagino che tu, se stai ascoltando questo video con delle cuffie serie, percepirai la differenza. Dico serie perché se utilizzi gli auricolari del telefono probabilmente non noti le sfumature dei due microfoni, quindi ti consiglio di utilizzare delle cuffie utili, delle cuffie da studio fondamentalmente. Bene, quindi la differenza tra i due microfoni c'è e si sente. La domanda però è questa: visto che il nostro pubblico ci ascolta con gli auricolari, il pubblico dei nostri podcast ci ascolta con degli auricolari, la differenza tra questi due microfoni vale la spesa? Ecco, questa è la vera domanda. Cioè, dal mio punto di vista, questo microfono qui o questo microfono qui, se li equalizziamo bene, se l'ambiente dove registriamo è acusticamente trattato e le persone ci ascoltano con gli auricolari, tutto sommato non credo che ci sia questa grande differenza. Certo, se stai partendo adesso, sicuramente questa è la scelta migliore, perché è un microfono solido, un microfono che funziona bene, un microfono pulito, che ti permette di registrare bene la tua voce, quindi di andare avanti ancora per un po'. Se invece non sei partito proprio ora, o comunque hai un budget da poter investire tra microfono, ricordati che per il microfono serve la scheda audio, e altre attrezzature, serve il cavo, servono tutta una serie di altre cose, probabilmente questo può essere la scelta più giusta per te. Sono due microfoni entrambi validi, come puoi ascoltare, si sentono bene, funzionano bene, sono veramente molto molto belli. Questo è Shure, questo è Behringer, quindi anche a livello di brand c'è una bella differenza. Però quello che a noi interessa, al di là dell'estetica, del brand, eccetera, è il suono.
Quale dei due ti piace di più? Fammelo sapere nei commenti in questo video. Sono proprio curioso di sapere se noti la differenza tra questi due microfoni e se questa differenza vale questo scarto economico abbastanza importante, perché questo costa intorno ai 20-25 euro, questo costa 100 euro. Vale la spesa? Questa differenza si sente? Fammelo sapere nei commenti, per cortesia. Adesso, finita questa parte del video, voglio farti vedere una parte interessante e soprattutto molto divertente. Ho trovato in rete dei video che dimostrano quanto lo Shure SM58 sia indistruttibile. C'è gente pazza lì fuori che fa cose assurde con questo microfono. Bene, io ho trovato questi video, adesso li guardiamo insieme. Buon divertimento! Allora, guarda questi pazzi che cosa stanno facendo. Questo stanno usando un SM58 per battere un chiodo. Cioè, e soprattutto perché, no? Guarda che lavoro di precisione. E l'SM58 non ha neanche un graffio. Guarda qui, lo fanno cadere dall'alto, quindi si ammacca, ma funziona lo stesso. Cioè, c'è gente che veramente non sta bene lì fuori, C'è veramente gente che non sta bene. Questo lo fa cadere dall'alto di un muro. E il microfono resiste. È assurdo, guarda. È assurdo. E ovviamente si è ammaccata la griglia sopra perché sì, ma... Questo mi fa ridere come la gente possa pensare queste cose, no? Qui ti fanno vedere appunto che è un congelatore questo, la temperatura è al di sotto dello zero e loro tranquillamente ci mettono l'SM58 per congelarlo. Un'ora dopo l'SM58, eccolo lì. Immagino sia ghiacciato, però lo mettono anche sott'acqua perché giustamente perché non fargli subire qualsiasi trattamento. Questa dimostrazione di come questo microfono sia veramente indistruttibile. Ora io ti consiglio di non fare queste cose anche tu. Però insomma, oddio con la macchina. Ecco, ci passa. E ci ripassa, perché giustamente una sola volta. Questo anziché bere la birra, cosa fa? La versa sul microfono. Mi sembra corretto. Chi di noi non verserebbe la birra sul microfono di proposito? Questo lo mette nel microonde. Sulla pizza poi però. L'esperimento funziona solo se c'è la pizza. Allucinante. Se questo povero microfono potesse parlare. E questi sono tutti video che io ho trovato in rete di gente anche diversa che ha come obiettivo quello di torturare un povero SM58. Vedi? Ecco, questo lo mette insieme alle salsicce nel barbecue. Questi invece l'hanno seppellito nel terreno e dopo non so quanto tempo l'hanno ripreso. Eccolo lì. Povero microfono. Povero microfono. Beh, poi ovviamente che fai per togliere il terreno in più? Lo sbatti contro
contro il muretto. È ovvio, no? E poi lo sciacqui, perché giustamente il microfono è sporco di terreno, che fai? Lo metti sotto l'acqua. Beh, chi di noi non lava i microfoni almeno una volta al mese sotto l'acqua? E poi lo asciughi, mi raccomando. Dovreste restare un po' umido. Allora, c'è gente pazza lì fuori. C'è gente veramente pazza. Ma questo video volevo fartelo vedere al di là di strapparti una risata, ma per farti capire quanto l'SM58 sia un microfono indistruttibile. Insieme anche all'SM57. Sono due microfoni destinati a durare per sempre, per cui se deciderai di acquistarlo, sappi che ti durerà per sempre. Bene, spero che tu abbia trovato divertenti questi video, perché lì fuori c'è gente veramente fuori di testa, ma soprattutto che tu abbia trovato interessante questo paragone tra lo Shure SM58 e il Behringer XM8005. Perché? Perché è un microfono, ti ripeto, questo sempre troppo sottovalutato e dal mio punto di vista potrebbe essere un grandissimo strumento per iniziare. Allo stesso modo anche questo potrebbe essere, solo che la forma di questi microfoni che qualcuno chiama gelato, io rabbrividisco quando sento questa affermazione, diciamo li colloca come se fossero microfoni serie B o microfoni poco fighi. In realtà, come puoi ascoltare, suonano veramente bene e soprattutto in un ambiente poco trattato possono fare la differenza rispetto a un microfono a condensatore. Benissimo. Se ancora non l'hai fatto, ti chiedo di iscriverti al mio canale, cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per ora è tutto, alla prossima, buona registrazione!